Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme un must della pasticceria italiana. Sto parlando della torta margherita. Andiamo subito in cucina e mettiamoci all'opera. Vediamo insieme gli ingredienti che ci occorrono per realizzare la nostra torta margherita. Partiamo dalle uova, ne sto utilizzando 4 medie, zucchero, un pizzico di sale, farina 00, fecola di patate, burro sciolto e riportato a temperatura ambiente, lievito vanigliato e zest di limone biologico. Tutto qui. Iniziamo la lavorazione aggiungendo alle uova lo zucchero e lavoriamo per 1 minuto. Ora aggiungo il pizzico di sale e il limone. E adesso a velocità media lavoro con il frullatore per 7-8 minuti fino ad ottenere un composto gonfio e spumoso. Il nostro composto scrive, vedete, ha triplicato di volume, si è schiarito e ora noi passiamo al prossimo passaggio. Dobbiamo setacciare le polveri. Comincio dal lievito, poi la farina, e infine la fecola. Le polveri così setacciate gradualmente le aggiungo al composto lavorando con il frullatore a velocità bassa. Questo è il tipo di consistenza, vedete, che abbiamo ottenuto. Prendo un po' del mio impasto ci aggiungo il burro e lo lavoro. Il burro si è perfettamente integrato all'impasto e solo a questo punto noi aggiungiamo il tutto al resto. E lavoriamo dal basso verso l'alto.
e noi siamo pronti per mettere il nostro impasto in teglia. Io ho imburrato e foderato con carta da forno una teglia da 22 cm. Siamo pronti per il forno. Io ho preriscaldato il mio forno in modalità ventilata a 175 gradi e lascerò cuocere la mia torta per 40 minuti. Torta margherita appena sfornata. Ora la lasciamo raffreddare, poi la togliamo dallo stampo. Ho tolto la torta margherita dallo stampo e l'ho capovolta perché normalmente io la servo così capovolta. Vorrei farvi vedere l'altezza di questa torta, nonostante non sia una torta farinosa e ricca di amidi, perché ne abbiamo messi in quantità limitata, non si è abbassata. Ora io vado a mettere, come di consueto, lo zucchero a velo. E adesso vediamo l'interno. Questa torta è una nuvola, soffice, leggera, meravigliosa. Guardate che cos'è. Manda un profumo incredibile. Beh, io credo che veramente dovrete rifarla perché è meravigliosa, è stupenda se gustata così in purezza e altrettanto squisita se farcita a vostro piacere. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che la mia torta margherita sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.